Bentornati a tutti al mio canale. Allora, l'argomento di oggi è soltanto un argomento sempre a scopo informativo. Sicuramente a molti di voi sarà apparso nel desktop del monitor quando si apre una normale pagina di internet con il vostro browser preferito, insomma Google Chrome, quello che utilizzate, Firefox, quello che sia, anche Edge, in generale qualsiasi browser, vi è comparsa questa iconcina, chiamiamola pop-up, più che iconcina, pop-up, pubblicità, quello che sia. È il video soltanto a scopo informativo perché spunta questo messaggino da parte quindi in generale di Google, quindi soprattutto appare questo messaggino quando noi andiamo a utilizzare un motore di ricerca Google o addirittura sempre un browser che gira su Google Chrome. Quindi perché compare questo messaggio? È come se ci mettesse in allarme, quindi che il traffico di internet insomma è un po' strano e magari qualche persona, qualche utente che è restio nell'utilizzo del computer, quindi possa preoccuparsi all'apparizione di questo pop-up, non è nulla di che. Ora, perché non è nulla di che? È semplicissima la risposta. Quindi quando vi compare comunque questo messaggio, il video è in sostanza soltanto per dirvi di stare tranquillissimi. Perché appare questo messaggio e soprattutto perché è Google sempre che fa apparire questo messaggio? In sostanza il messaggio è un messaggio di allarme e di protezione, quindi dobbiamo risolvere il codice praticamente, l'enigma, quello che sia, il captcha, quindi direttamente andare a fare questa sorta di puzzle, come succede insomma anche nelle varie app, che possa essere il TikTok, quello che sia. Quindi proprio per essere sicuri che siamo noi che stiamo utilizzando quel computer e non è una macchina, quindi che possa essere in questo caso un malware che entra al posto nostro, quindi questo traffico sospetto possa essere dovuto a un ingresso di qualche malware, un robot che gestisce da remoto il nostro computer a nostra insaputa. Google in questo caso, come protezione massima, dirà di risolvere questo captcha che non potrebbe mai essere, secondo loro, risolto da un computer malware. Quindi già là si capisce che se non si risolve il captcha non fa fare l'ingresso ad internet, a qualsiasi sito. Perché succede questo? Nella maggior parte dei casi, e dico la stragrande maggior parte dei casi, è dovuto semplicemente all'utilizzo di una VPN. Abbiamo già straparlato di VPN, cosa è? Quindi non mi soffermo qua a parlare di nuovo della VPN, però mi devo soffermare per forza nel farvi capire cosa fa la VPN in questo caso e perché quindi Google si pare cerca di aiutarci con questo messaggio che può mettere in allarme, abbiamo detto, tutti voi. Quindi in questo caso state tranquillissimi perché è un messaggio normale per chi utilizza la VPN. Quindi se voi andate a utilizzare una VPN, il lavoro che fa la VPN, qual è nella maggior parte dei casi? È quello di assegnarci un indirizzo IP praticamente diverso da quello nostro, quindi mascherare il nostro indirizzo IP, nasconderci e lavorare praticamente nel completo anonimato, almeno dovrebbe fare una buona VPN. Fra virgolette vi consiglio sempre, video non pagato, non c'entra niente, ve lo consiglio perché effettivamente un servizio buono, affidatevi a NordVPN e non mai a finte VPN come per esempio Cloudflare, che non è una VPN, ricordiamo, oppure VPN gratuite perché non fanno bene il loro lavoro. Quindi in questo caso una VPN qualsiasi buona a pagamento che fa veramente e degnamente il suo lavoro, cosa fa? Maschera, abbiamo detto, il nostro indirizzo IP, quello veritiero, e ne assegna un altro. Però questo indirizzo IP che viene assegnato ovviamente non viene assegnato solo a noi, viene assegnato ovviamente a molti più utenti, quindi dove noi siamo connessi a quel server, che possa essere nella stessa Italia, che possa essere in Francia, in America, in Cina, in Giappone, ovunque nel mondo, in base alla VPN che scegliete, ovviamente ci saranno più server sparsi in tutto il mondo, quindi scegliete anche una VPN dove avete più possibilità di spaziare, di spostare il vostro indirizzo IP. Non viene assegnato solo a noi, stavo dicendo, ma questo stesso indirizzo IP viene assegnato a più persone. Ecco che qui entra in gioco quel fastidioso messaggio e che può mettere un po' di timore, quello che spunta quando apriamo la nostra pagina internet, il nostro browser web preferito. Quindi succede questo perché? Perché di regola ogni persona ha un indirizzo IP personale, quindi un solo indirizzo IP, una sola navigazione su quel computer. Quindi
praticamente quando Google magari si stanno in quel preciso momento connettendo e aprendo la stessa pagina di internet prende più persone con lo stesso indirizzo IP, perché abbiamo detto che la VPN fa questo, ovviamente Google va in confusione e fa lui stesso nel robot la domanda: ma come mai questo stesso indirizzo IP è stato utilizzato e si sta utilizzando in più computer contemporaneamente, che è impossibile? Ecco spiegato il motivo, perché la VPN dà e smista questo stesso indirizzo IP per più persone. Quindi, spiegato l'arcano, qual è il problema? Giustamente, essendo che di regola effettivamente un solo indirizzo IP per ogni computer, per ogni connessione, in questo caso Google, appena si vede arrivare la connessione da parte di diversi utenti con stesso indirizzo IP, immagina subito che sia entrato qualche hacker, qualche malware, qualche meccanismo elettronico che possa andare a navigare a nostra insaputa al posto nostro. Immediatamente manda questo messaggino che può essere comunque molto fastidioso, bloccare la connessione nel frattempo che noi risolviamo questo codice, abbiamo detto il CAPTCHA o come si dice. Quindi in questo caso non c'è da preoccuparsi proprio perché si sta utilizzando una VPN, quindi non vi preoccupate completamente dell'apparizione di questo messaggino, soltanto ovviamente se avete una VPN. Se voi non avete una VPN, ovviamente siete sicuri che state navigando con il vostro indirizzo IP, allora lì dovete entrare un pochettino in allarme, quindi dovete andare a fare una bellissima scansione, eccetera, 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 e effettuare tutte le procedure di sicurezza che vi può offrire Windows o programmi esterni. Quindi fare una scansione con il vostro antivirus, con un anti-malware, ricordiamo sempre Malwarebytes che è veramente fatto bene, quindi andate a fare tutte le classiche procedure di sicurezza che avete, andate a controllare i vostri indirizzi IP, da pochissimo ho fatto un video quali sono le app per andare a controllare, scusate non indirizzi IP, ma andare a controllare gli apparecchi che sono e che girano sempre attraverso indirizzi IP si può fare, che sono collegate alla vostra rete, quindi capire se qualcuno è entrato, quindi c'è un intruso nella vostra rete, a vostra insaputa. Però questa procedura verrà fatta magari soltanto quando si è sicuri che non si naviga con una VPN, ma nella gran parte dei casi non comparirà mai questo messaggio con col vostro reale indirizzo IP, comparirà soltanto quando avete una VPN installata. Quindi video soltanto a scopo informativo, a chi è comparso questo messaggio di traffico strano, insomma quello che sia, non vi preoccupate perché in accoppiata alla VPN è normalissimo. Come si può togliere questo messaggino? Allora, ahimè, purtroppo è Google che dà questo problema, questa sorta di continua a analizzare perché è molto sicuro su questo campo, quindi tende molto ad essere pressante su questo argomento. Quindi in questo caso, ahimè, che dovete fare? Non dovete scegliere più né la pagina Google come pagina motore di ricerca, quindi passare, che ne so, a DuckDuckGo ad altro motore di ricerca. In più può succedere magari proprio su qualche browser, quindi in questo caso togliere Google Chrome, ma io Google Chrome non lo consiglio a prescindere, e passare magari a un altro tipo di browser, che potrebbe essere uno molto più anonimo, che potrebbe essere per esempio, abbiamo visto lo stesso Tor, che potrebbe essere anche per esempio il Brave. Poi magari di Brave parleremo in un altro video e vedremo proprio se effettivamente Brave è così anonimo e così sicuro come dicono loro sul loro sito internet, e poi magari possiamo provvedere anche al settaggio di questo ulteriore nuovo browser. Quindi che dirvi, soltanto abbiamo detto video a scopo informativo, state tranquilli se ovviamente è accoppiata la vostra connessione ad una VPN. Buona navigazione sempre a tutti, ciao a tutti!